È incredibile che ogni singola volta in cui voglio parlare della voce, del mio percorso, di come sta andando, quel giorno non ho voce. E vabbè, ho detto: "Vabbè senti, è inutile che continuo ad aspettare, racconto un po'". In realtà più che raccontarvi come va con la mia voce, voglio spiegarvi il mio percorso e come sto facendo per migliorarla, e come migliorare la voce, come abbassarla per chiunque. Allora, in breve, quando avevo circa 19, 20 anni, ho iniziato a fare canto e recitazione. Il problema cos'era? Il problema è che non andavo neanche così tanto male, ma a un certo punto la mia insegnante mi ha detto: "Guarda, prova a farti sentire perché secondo me c'è qualcosa alle corde vocali, si sente un po' di un po' quel rumorino quando ascoltate le canzoni lo-fi". E quindi ho detto: "Vado a farmi controllare". Da quel momento lì in poi è stata praticamente una tragedia. Perché? Mi sono fatto controllare e in realtà non avevo niente se non un po' di reflusso silenzioso. Quindi ho fatto la visita dall'otorino ed è andata un po' così. È arrivato poi il Covid e da quel momento lì in poi ho notato che la mia voce iniziava comunque, già non era messa malissimo, ma iniziava proprio a darmi fastidio perché facevo fatica a farmi sentire, facevo fatica a parlare con le persone, l'articolare mi veniva abbastanza male. E quindi che cosa ho fatto? Ho iniziato a smettere di farlo. In modo inconscio, senza volerlo purtroppo, tutte le volte in cui volevo parlare con qualcuno, in realtà senza accorgermene tendevo a stare in silenzio. Le volte in cui magari c'era tanto volume nella stanza e io dovevo parlare con qualcuno e non mi sentiva, alla fine dopo un po' ci rinunciavo. Insomma, senza pensarci, purtroppo la mia voce mi ha condizionato il modo in cui interagivo con le altre persone. Meno male, diciamo che sui social media alla fine, avendo un microfono, la cosa non mi toccava più di tanto. Anzi, le persone a un certo punto hanno iniziato a scrivermi: "Ma io pensavo che quel tipo di voce lo facessi proprio per parlare alla videocamera". No, non lo facevo apposta. Mi sono ritrovato con una voce molto ariosa, molto debole e semplicemente non usciva e la bocca molto impastata. Da un paio d'anni, un anno e mezzo fa, ho detto: "Basta, sai cosa? Voglio provare a farci qualcosa". Sono stato in India e a un certo punto in India ho avuto questo esercizio in cui bisognava urlare e quando mi è tornata la voce, per un paio di settimane la mia voce era bella, pulita, profonda, tonica e quindi ho detto: "Ma allora vedi che se queste corde vocali toccano, la voce c'è. Cos'è che non va?". E quindi sono tornato in Italia e ho iniziato a fare delle ricerche. Ho iniziato ad andare dal foniatra, il foniatra mi ha fatto una laringoscopia, quindi è andato a vedere e le mie corde non avevo niente che non andasse. Mi ha consigliato, però, siccome chiudevano male, una logopedista. Sono andato dalla logopedista per 3 mesi, praticamente 3-4 mesi. Ho reiniziato a fare canto con degli insegnanti diversi finché non ho trovato questo insegnante che finalmente ha deciso di aiutarmi in questo mio problema. E dopo alcuni miglioramenti, altri un po' meno, ho iniziato a fare una dieta per il reflusso, eccetera. Sono andato ad esclusione sulle cose che non funzionavano, ho tenuto le cose che funzionavano e piano piano, molto lentamente, ho iniziato ad avere risultati. Magari farò un giorno un video spiegandovi meglio questa cosa, ma in questi mesi ho imparato tantissime cose, tantissime sulla voce e vi voglio far vedere quello che ho imparato, come potete applicarlo voi, quindi una cosa che possono applicare tutti e una cosa che può aiutare tantissimo, perché la voce, a parte il cantare, anche solo parlare, vi siete accorti nella mia storia di quanto sia importante, di quanto cambia il modo in cui interagite col mondo. Quindi voglio darvi qualche consiglio, anche perché ultimamente parlare di ottimizzazione, parlare di come sto continuando a migliorare le cose che faccio, la mia routine eccetera, è diventato un po' il tema dei miei video, quindi si continua così. Fatemi sapere nei commenti se volete anche avere qualche altra info su questo argomento, se volete che vi spiego meglio la cosa della voce o comunque se volete consigliarmi degli altri video da fare, se avete delle richieste. Allora, le 3 parole chiave sono rilassare, abbassare, aprire. La prima cosa quindi è imparare a respirare nel modo corretto. Vi dicono sempre tutti: "No, non devi respirare in alto, no, non devi respirare in basso, devi respirare dal diaframma, devi usare la pancia per respirare". Non tutto è vero, ma non tutto è falso. Il segreto sta nel utilizzare tutto il corpo per respirare, ovvero sì, è vero, bisognerebbe utilizzare comunque la pancia, quindi non bisogna alzare le spalle per respirare, ma bisogna imparare a respirare utilizzando tutta questa zona qua. Quindi vi immaginate fino da qua dietro. Quindi quando respirate dovete gonfiare un po' questa zona, come se lateralmente dietro e davanti a 360 gradi vi state gonfiando. C'è un esercizio molto bello che aiuta proprio a imparare a respirare e questa cosa in canto viene chiamato supporto. Si chiama l'esercizio di Farinelli. Praticamente dovete mettervi delle mani sui fianchi, respirare per 4-5 secondi, sentite quindi che si gonfiano, quindi gonfiate
soffiare, spostare le mani dai fianchi, rimanere lì per altri 4-5 secondi e poi buttare l'aria fuori, magari soffiando oppure facendo un brrr, oppure per altri 5 secondi, quindi una cosa a rotazione 5, 5, 5, 5, e quando buttate fuori dovete cercare di spingere comunque fuori come se stesse inspirando l'aria, quindi non dovete sentire che cala, ma dovete sentire che rimane lì. Quella cosa che rimane lì quando buttate fuori si chiama supporto, cioè non è proprio quello, però vi aiuta a capire come fare. E tu dici: Marco, ma quindi devo farlo sempre così, cioè ogni volta che respiro devo fare così? No, il corpo funziona ad efficienza. Io questa cosa ci ho messo tantissimo a capirla. Perché? Perché quando vai online ti spiegano come migliorare la postura, come migliorare la voce, come migliorare questo e quest'altro. Devi fare questi esercizi. Sì, ma poi devo mantenerlo? Come fare? No, il corpo funziona nel fatto che mostrandogli delle cose durante un esercizio, poi piano piano nel tempo nota che è più efficiente rispetto a quello che faceva prima e quindi impara ad applicarlo alla sua respirazione normale. Quindi vedrete che pian piano, facendo questi esercizi che vi do, compreso questo di Farinelli, piano piano otterrete la respirazione giusta. Quindi poi non cercate di controllarla durante il giorno, tenetela normalmente e vedrete che migliora automaticamente nel tempo. L'unico magari accorgimento è inizialmente o durante alcuni esercizi, se magari fate già canto oppure degli esercizi tipo vocalizzi o altro, imparare a mettere meno aria. Un errore che facevo io era utilizzare troppa aria, quindi le corde non chiudevano mai. Utilizzare troppa aria mi dava anche quella sensazione di reflusso che vi dicevo. Perché? Perché usciva continuamente troppa aria e quindi la tensione qua e tutto, si creava un circolo vizioso terribile. Per farvi capire, se voi tenete la bocca aperta trattenendo l'aria, sentite una sorta di chiusura. Quella cosa lì è la chiusura delle corde vocali. Se in quel momento lì fate ad esempio un A oppure un altro suono, vi accorgete che quella è la cosa minima, l'apertura minima che serve per far uscire A, A, A. Un esercizio che può aiutare quando fate degli esercizi vocali è quello di immaginare di inalare la voce, si dice nel canto. Quindi è come se doveste aspirare il suono, aspirare l'aria mentre parlate, come se uscisse da dietro l'aria mentre il suono vada davanti. E la terza cosa come base è avere ovviamente una postura dritta e rilassata. Bisogna avere il petto aperto, la postura dritta, immaginare come un filo che tira dalla nuca verso l'alto, le spalle rilassate, quindi collo lungo. Se siete in piedi, ginocchia morbide, occhio a non andare indietro troppo col sedere, ma di avere i glutei e le gambe toniche, attive, essere stabili, creare spazio, prendere spazio. La lingua, se avete una postura così, quindi respirando dal naso tranquillamente durante il riposo, quindi quando avete la bocca chiusa, la lingua sta semplicemente dove deve stare, quindi a riposo, di solito con la punta della lingua che tocca poco prima dei denti davanti. Ma quando parlate, quando fonate, ed è un errore che ho fatto per tantissimo tempo a causa del mewing, a causa del lux maxing e tutte quelle cose che mi hanno condizionato in modo pessimo in passato a tenere forzatamente la lingua su, soprattutto dietro. La lingua dietro deve essere aperta, devi imparare ad aprire la gola dietro. La lingua deve essere come quasi un rospo che gonfia questa zona qua. Dovete fare spazio dietro, come se avessi una caverna dove il suono deve essere tanto risonante. Quindi la lingua immaginatela proprio rilassare. Non dovete immaginare di spingere giù, ma di rilassarla giù, di aprire dietro. Ora invece parliamo della parte succosa, il suono. Il suono deve essere sempre proiettato, deve essere avanti quando parlate. Dovete immaginare di buttare il suono sul palato sopra, verso i denti davanti, quindi questa zona qua. Immaginare questa zona che viene chiamata la maschera. Come quando fate se provate adesso a fare immaginate il suono qua, quello è il suono che con cui date risonanza. Se volete anche imparare ad abbassare la voce, fate semplicemente dei vocalizzi piano piano anche con la voce più bassa, quindi ci sono anche degli altri suoni proprio dati anche a livello di logopedia che aiutano molto per imparare ad avere una voce migliore. Oltre che vi dicevo, c'è anche il e potete farlo anche questo con delle scale, magari delle sirene, quindi dal basso verso l'alto e così via. Oppure c'è il suono NG, immaginarselo qua, in questa zona, sempre della maschera, un po' più nasale. E poi c'è una cosa che si chiama Lux Vox, ovvero si prende una cannuccia, se ce l'avete aperta o un tubo come questo, ottimo, li trovate anche online, se no fa lo stesso. Prendete una bottiglia o quello che avete, insomma. Adesso questa vabbè non è la situazione migliore. Infilate in modo tale che sia almeno in 200 ml di acqua, quindi abbastanza giù. E poi fate dei suoni dentro, quindi vocalizzi dentro. Anche qua stessa cosa, potete fare rimanere su una nota, potete andare su e giù, eccetera, fare le sirene, insomma varie cose.
Ovviamente se non tenete la bottiglia così adesso perché ho questo come esempio, ma se avete una bottiglietta, una caraffa, un qualcosa anche con più aperto meglio, e tenendola dritta, quindi senza dover utilizzare le mani per tenerla, o se no in tanti usano semplicemente una cannuccia, quindi una cannuccia così, e si fanno i vocalizzi sempre in avanti, quindi questa cosa crea, non solo fa imparare al sistema la quantità giusta di aria, riscalda tantissimo la voce, oppure anche quando avete finito gli esercizi può aiutare proprio come cool down, ma ti dà anche un massaggio, crea una pressione contraria, perché la voce è tutta una questione di pressioni, c'è una pressione sotto data dal supporto del diaframma, eccetera, e la pressione da sopra, che creano questo equilibrio che fa vibrare le corde vocali, e quindi ti fa avere, diciamo, una pressione più forte da sopra in modo tale che sforzi meno a produrre un suono, quindi ti aiuta a imparare a produrre un suono senza troppo sforzo. Ci sono anche online, ad esempio, io ho comprato questa qua di Better Voice, delle cannucce anche che sono regolabili, quindi in base alla quantità di pressione che volete mettere. Vedete, ci sono vari livelli, 1, 2, 3, 4, e anche questo può aiutare molto. Se no ci sono persone che addirittura si allenano con una mascherina, qui una mascherina dell'ossigeno, tipo costa un paio di euro su Amazon, tappando davanti e fa lo stesso effetto, quindi crea un po' quel tappo, si chiamano soft, quindi sono dispositivi a semichiusura vocale. Aiutano comunque tutti nella stessa cosa quasi. Un ultimo esercizio che può essere molto utile per l'articolazione, soprattutto per quando si parla, ma anche sempre per abituarsi a mandare il suono nella posizione giusta, è con una matita. Quindi prendere la matita, metterla in bocca e leggere lentamente, articolando per bene, immaginarsi il suono che va sopra la matita, oltre, come se la scavalcasse. In questo modo, se impari a parlare con una matita così, quindi ti alleni un po' di tempo a parlare così, ti accorgerai che quando la togli la matita ha già lavorato, quindi riuscirai ad articolare meglio le parole e a mandare la voce nella posizione giusta. E infine c'è una parte un po' più chimica. Una cosa che a me ha aiutato è sistemare la digestione. È ovviamente collegata alla voce, a tutto ciò che riguarda comunque la salute in generale, quindi imparare a gestire il reflusso è una cosa che tutti i cantanti, tutte le persone che lavorano con la voce ne hanno bisogno. Imparare a non mangiare troppo, a mangiare cibi meno acidi, a evitare l'alcol, a evitare il fumo. Ci sono tantissime cose che si possono fare, diete ovviamente per il reflusso. Una cosa che io ho iniziato anche a inserire è di bere acqua alcalina, quindi o il contrario praticamente dell'acido, è un'acqua basica. Se voi cercate dietro, basta che sia un pH alla sorgente superiore ad 8, quindi di berla, bere tanta acqua, idratarsi, di non bere troppa acqua durante i pasti per non gonfiarsi, diluire i succhi gastrici che quindi ti fanno digerire peggio, rilassare la lingua come vi ho detto prima, imparare a non averla tesa, in generale tutta la faccia, imparare a dormire respirando con il naso invece che con la bocca. Ci sono anche delle cose che aiutano per la digestione come i fermenti lattici o i probiotici o comunque degli integratori che possono aiutare in generale. La bromelina può aiutare magari come detox, ci sono tante cose, ma in quel caso fatevi anche consigliare per il vostro caso da un medico o da un nutrizionista. E un'altra cosa che può aiutare è l'oil pulling, ne ho già parlato in un altro video, è questo rimedio ayurvedico un po' per il detox ma aiuta anche tanto per l'igiene orale, che anche quello è un fattore. Prendi un po' di olio di cocco, che è quello che aiuta molto anche a livello contro i batteri, metti in bocca la mattina a stomaco vuoto, magari mentre fai la skincare o ti prepari, e lo passi in bocca per 5-10 minuti come fosse un colluttorio. Lo fai per una settimana circa, la mia lingua è passata da bianca a rosa, l'igiene orale migliora tantissimo e in teoria per una questione di saponificazione, emulsione, quindi c'è un qualcosa di chimico, aiuta comunque a eliminare un po' le tossine e i batteri un po' da tutto il corpo, essendo la lingua collegata in modo riflesso a tutti gli organi. Ricordate quindi di avere una dieta bilanciata, idratarvi, di non sforzare troppo la voce se la voce non esce, soprattutto se è un momento in cui avete preso freddo oppure siete malati, anche il muco ovviamente, abituatevi a gestirlo, e imparare a rilasciare la tensione, sia tensione del collo, sia tensione qua dei muscoli sovraiodei, dei muscoli della lingua, lo sternocleidomastoidea, quindi questi muscoli qua. Andare magari da un osteopata può aiutare, ho già raccontato in altri video la mia esperienza. Imparare a rilassare la pancia, soprattutto se si è abituati ad indossare vestiti stretti, imparare a mollare un po' la pancia, a mollare le spalle, ad avere una postura corretta quando ci si siede. Esistono anche degli integratori proprio contro lo stress, il cortisolo, che è questo qua, il cortisol support, lo sto utilizzando con ashwagandha, L-teanina e fosfatidilserina, mi sta aiutando molto. Ho consigliato anche al mio insegnante di canto e mi ha detto: ho preso una pastiglia, è normale che io mi senta narcotizzato. Fare stretching,
quindi allungamento, non fare troppa palestra in questa zona qua, non irrigidirsi troppo, e ovviamente la meditazione. La meditazione aiuta, anche il Kriya, quindi il Kriya Yoga, tutto ciò che riguarda anche lo scaldare il corpo da dentro, aiuta anche per tensioni, per tutto. Ovviamente se stai bene in generale nel corpo è normale che anche la tua voce vada meglio, e in caso se avete comunque altri problemi o altre cose, fatevi sentire, cioè consultate un dottore. Magari so che è un percorso un po' complesso, ci sto lavorando molto anch'io, non sto iniziando a vedere finalmente la luce in fondo al tunnel, ma ho anch'io ancora molto lavoro da fare, quindi non demordete, e per qualsiasi cosa rimango disponibile. Ho fatto anche un video sulla postura e la lingua, come tenerla, quindi se volete dargli un'occhiata ve lo lascio in descrizione.